iscriviti al canale e clicca sulla campanellina se non vuoi perderti altri episodi. Ciao! Quelli che avete di fronte a voi sono gli ultimi superstiti di questa linea temporale. Non ti dimenticare di me, ti prego. Siccome non voglio mettere a rischio nessuno di voi, io direi che metto la mano sulla maniglia e l'apro. Ne avete perso di tempo, eh? Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Riconoscete la voce di Victor? Oh cielo! È stato più facile di quanto pensassi, l'ho trovato. Tu! Io? Sei tu! Voi? Non c'è tempo... mi fa ridere questa frase. Per le chiacchiere. Abbiamo bisogno di te. Io Vado e... ad abbracciarlo. Gli arrivi addosso lo braccio, ti fa pat pat e mentre guarda Dagny mi fa: ma se 2 mesi che vi sto aspettando. Quanto? 2 mesi? 2 mesi, sì, io ho avuto una strana sensazione. Sì, come se c'era bisogno del mio aiuto in questo posto. Di nuovo. E sono venuto qua. Ho aspettato per tanto tempo. Diciamo che sono abbastanza bravo nell'aspettare. E sono sempre io quella che ti rompe le balle. Linguaggio, signorina. Scusa. Hai ragione. In pratica abbiamo bisogno del tuo aiuto perché dobbiamo essere trasportati nell'isola che solo tu conosci, essendo tu un drago. Io non sono un drago. Certo, e io ho pure le mani, lo sappiamo. Capisci che sta mentendo. Vedi il tremolio nella sua voce. Mi ci avvicino, gli aggancio una ciocca dietro l'orecchio. Ognuno Sì. con i propri segreti. Non siamo qua per giudicarti, siamo qua per cercare di salvare il possibile. Sì, abbiamo una missione veramente tanto importante, ne vale dell'universo stesso. Non l'avete mai visto così smontato? Si lascia un attimo andare con tutta l'armatura pesante, sedendosi su una roccia. E voi come avete fatto a saperlo? Abbiamo conoscenze importanti. Pensa che noi eravamo quelli che avevamo problemi sociali nel gruppo. Pensa se non li avessimo. Quanto saremmo fichi. Senti Victor, so che magari per te può essere un problema, però, cioè, pensaci, lo sappiamo noi, ti puoi fidare di noi. Adesso l'importante non è che noi lo andremo a dire a qualcuno, non lo diremo a nessuno, ma noi dobbiamo arrivare ad una fucina che ci serve per potenziare le nostre vestigia, che solo tramite il sangue draconico possiamo raggiungere. Questo ci è stato detto. E comunque se Listrai ti ha portato qui, sa che è la cosa giusta. Sì, è la cosa giusta probabilmente. Sempre nel posto giusto al momento giusto, eh? Hai detto che ci aspettavi da 2 mesi. C'era un motivo perché ci aspettavi da 2 mesi. La mia dea, come al solito, mi conduce in luoghi particolari. Ero in realtà tornato a Baldur's Gate, ma poi... Avrei voluto tornarci anch'io. Come va Baldur's Gate? Com'è? È sempre bella? Tutto ok, ma comunque dobbiamo andarci. Davvero? Dobbiamo uscire da qua. La via più vicina... Andiamo. Parliamo strada facendo. Voglio vedere il cielo. Ho bisogno di vedere il cielo. Ok, andiamo. Sai, è 2 mesi che non vede il cielo. Io mentre cammino, piano piano elaboro, piano piano inizio a sgranare sempre di più gli occhi. Mi fermo. 2 mesi? Ben! Accelero il passo. È proprio un piacere rivedervi, ragazzi. Lo dice mentre tutti quanti vi state allontanando. Ma poi perché siete usciti da una porta? È una lunga storia. Sei pronto? Sì, raccontami. E cominciate a ridirigervi verso Baldur's Gate.
Finalmente, dopo tanto tempo, i vostri volti si ricoprono di quella luce solare naturale, non più del cristallo, ma della luce del sole. Sentite i rumori della città, sentite i carri che si spostano, la gente di Baldur's Gate che grida, che fa affari, che vi guarda, ma poi smette di interessarsi a voi. Il continuo vivere di una metropoli, come appunto Baldur's Gate. Ah, fotosintesi. La sto facendo Vede- pure io in questo momento. Vedi le mie mani iniziare a crescere dei piccoli cespuglietti. Ah, sentite bello il rumore delle vie di Baldur's Gate. Ci vediamo tra poco e corro fortissimo. Penso che mi allontanerò anche io. Ci ribecchiamo qua tra possibilmente non 2 mesi. Alla bottega! Alla bottega. Tra quanto? Quando volete! E corro. Insegna a tua sorella l'orario, per favore. E mi giro. Sapete dov'è la bottega? Ah, sì, io Non ci sì. veniva. Doug, tu lo sai dov'è la bottega? Ah, ci sono stato solamente una volta. Lo prendo per un sì o per un no? È un no. Ok. C'è che Victor che ti guarda. Scegliete? Andiamo insieme ad Opal e ci vediamo là allora. Sì. Non morire. No. Basta. Io ho finito con questa roba e me ne vado. Siamo sopravvissuti all'Underdark. Sotto certi punti di vista, Baldur's Gate può essere un pericoloso all'Underdark. Io mi allontano dal gruppo e mi dirigo a casa di Sam, che è stata la persona dove ho lasciato il mio piccolo Ben in cure sicure, già fatto in passato. Sono sereno, sono intimorito dal fattore che siano passati 2 mesi e che io abbia perso 2 mesi in pochi attimi. Alla fine sono triste che io ho perso 2 mesi di vita con un mio amico, perché Ben è un mio amico, è stato un mio compagno, è stata la mia roccia nel passato, quindi sono un po' preoccupato di rivederlo dopo tutto questo tempo. Sono anche preoccupato della reazione di Sam, perché non è un tipo estremamente equilibrato a livello di carattere, è molto eccessiva. E quando bussi alla sua porta, lei la spalanca. Hai presente il tuo cane? E c'è il cane che sta tipo mangiando le cose per casa. Quante ciabatte ti devo? Non ti basteranno tutti i soldi di Baldur's Gate per ripagarmi tutto quello che mi ha distrutto. E non mi dire che stai per ripartire. E allora ti dirò che mi allontanerò per un brevissimo periodo di tempo. Dai Sam, ti prego scusa. Ben? Chiama a me, molla la ciabatta. Dai, però è simpatico, è una compagnia. Cioè, lo sbava un po'. L'hai lavato? Non te lo puoi portare. Sì, l'ho lavato comunque. Non te lo puoi portare dove stai andando? No, gli do un bacino in testa. Dai, ti prego, Sam, qua sta bene. Sì, ma che cosa stai facendo? È quell'elfa, vero? È per colpa di quell'elfa? No, la colpa mi sa che è più mia che dell'elfa. Comunque, non è un elfo. Non è un elfo. Ma che cazzo te ne frega? Io sto tenendo il tuo cane, sì che mi frega. Ma ti fa compagnia! Lo adori. Senti, lo adori quanto lo adoro io, sto carino. Dai, te lo giuro, questa volta è breve. Non mi aspettavo che passassero 2 mesi. Prendo la faccia del cane, è una promessa che faccio a Ben. Te lo giuro che quando torno passeremo un sacco di tempo insieme. Però per ora devi stare dalla zia Sam e non le distruggere le ciabatte. Lo abbraccio. Distruggegliele tutte! E vedi che ti avvicina a uno specchio, proprio piccolino, di quelli là che si tengono a mano. Con quello ne ho uno anch'io, puoi contattarmi e così potrei vedere il tuo cane. Bello, però devo guardare pure te che mi offendi? No. No, ti conosco. Ah, sì. Ah, però grazie. I tuoi mi hanno detto ti consegno una piccola sacca e senti il rumore di monete all'interno. Perché mamma mi dà dei soldi, sa che lavoro? Mi ha detto che erano dei risparmi che avevano da parte, che volevano darti, dato che da tanto che non torni a casa possibilmente potevano servirti. Mi ha detto che se ti beccavo e ti vedevo correre via come stai facendo in questo momento, potevano servirti. Grazie, davvero, per tutto, per Ben, per le ciabatte che hai dato. Sì, al re. tranquilla, già beh. mi sono preso la mia parte. Se ti dovesse servire altro, me lo dici, tanto non hai remore nel farlo. Grazie, davvero. Sì, e si prende il cane. Brontolona. E torna presto.
Ci provo. Almeno lo stai facendo perché se no muoio se non fai quello che devi fare, giusto? Quello te lo prometto. Sì, Ok? quello sì. Ti chiude la porta. Ciao Sam, aggancio tutto, vado indietro e molto probabilmente la sento già litigare con Ben per un'altra ciabatta. Arrivi di corsa, nella bottega c'è un cartello con scritto vendesi. Mi butto sulla porta di casa e comincio a bussare fortissimo. Victor si avvicina a te, non penso ci sia qualcuno... No, devono esserci. Papà aveva detto che riportava mamma e zia qua. Papà l'aveva detto. Ti indica a terra un foglio con scritto vendesi. Non può! No! È casa nostra! Jasper! Sono confuso quanto te. Non può venderla, non può vendere casa nostra. È casa nostra, è la bottega. Forse non avendo più avuto notizie di noi, ha deciso che per la sicurezza di tutta la famiglia fosse il caso di... Non lo so, siamo stati via 2 mesi, oh. Di ignorare i suoi figli, di non sapere neanche se sono vivi o morti. Non lo sai, smettila di agitarti subito per qualsiasi cosa, non lo sai. Siamo stati via 2 mesi. Ho capito, ma vendere casa. C'è tutta la mia vita qui dentro, c'è tutta la tua vita. Lo so. Però aspetta, possiamo un attimo indagare, capire se qualcuno sa qualcosa, se riusciamo a capire perché prima di agitarsi e voler dare fuoco a tutta Baldur's Gate? Ok, Sì, hai ragione, scusa. Vedete un carro che passa di là, un vostro cliente. Solitamente lui si ferma lì e lo vedete che lo fa di nuovo. Poi vi vede. È un signore abbastanza avanti con l'età. Scende giù dal carretto, guarda per un attimo Dagnil e Victor. E poi guarda voi due. State riaprendo per caso? Io e mia sorella in realtà siamo stati via per qualche mese per delle questioni. Ci può dire cos'è successo? Perché non siamo informati sulla chiusura dell'attività. Dovrò cercare nuovi fornitori. Non lo so, c'era la vostra famiglia che stava caricando diverse robe sul carro. Ha svenduto tutto quello che c'era all'interno del locale. Avevano una gran fretta. Quanto tempo fa? Un mesetto fa circa. Sa dove sono andati? Oh, no, non ho voluto chiedere. Ho solo approfittato del momento. Ho comprato un po' di roba. Mi hanno detto che erano le ultime scorte, che avrebbero da qui a poco tempo chiuso. Non volevo crederci, poi nelle altre volte che sono passato, sì, effettivamente era chiuso. Sì, ho fatto qualche domanda così e mi sembra di aver capito che si stavano trasferendo. Perché? Non lo so, ma pensavo che voi foste lì con loro. No, siamo stati lontani e abbiamo avuto delle difficoltà nel tenerci in contatto. La ringrazio. Piangi, ragazzina. No, niente. Opal è cresciuta in questo negozio, quindi sapere così all'improvviso che è stato che viene venduto. Non lo sapevate voi? No. No. Se dovesse riaprire, fatemelo sapere, mi farà piacere ritornare in affari con voi. Certo. Risale sul carretto, peccato. Comincia a girare. Il nostro negozio e la nostra famiglia facevano parte di Baldur's Gate da molto tempo. Sicuramente le cariche della città saranno state informate dal nostro padre di questo cambiamento, quindi sicuramente ci sarà qualcuno che sa dove sono andati. Se provassimo a entrare, mi sembra strano che il nostro padre non ci abbia lasciato un indizio, un messaggio. Quello che mi viene da pensare è che noi abbiamo fatto delle cose piuttosto gravi, tra virgolette, nell'Underdark. Siamo spariti per 2 mesi. È presumibile che qualcuno ci possa star cercando e che la nostra famiglia possa andarci di mezzo. Quindi magari nostro padre ci ha lasciato un indizio. Io annuisco, mi giro e tiro fuori le chiavi di casa dalla mia borsa e apro. Non ti rispondo, non ti dico niente, non sono in grado. Mi giro verso Doug e Victor. Scusate. Victor si appoggia alla porta. Ed entriamo dentro. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta. Questo
significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Entrate, la casa è vuota, è silenziosa, è molto impolverata, è completamente spoglia, è stata svuotata di tutto, non c'è più nulla. Rimane qualche candelabro, qualche segno del tempo, c'è anche del trascinamento, come se avessero caricato le casse molto grandi, e si sente ribombare dai vostri passi. Io mi dirigo verso l'ufficio di papà. Tu vedi Opal allontanarsi come fosse un fantasma in questa casa, quasi barcolla mentre cammina, e i passi echeggiano nel corridoio vuoto e ti fa un cenno con la mano. Arrivo subito. Mi fermo un attimo sulla porta dello studio. Se hai bisogno, chiamami, non farmi preoccupare. Sì. Entri all'interno della stanza. È stata svuotata di tutto, quasi di tutto. Uno degli oggetti più pesanti di quel luogo non è stato spostato e parliamo dell'enorme scrivania. Le librerie sono completamente vuote dei suoi libri, ma c'è un diario sopra il tavolo, un piccolo libricino. Mi avvicino al tavolo, nonostante la polvere, mi siedo, immagino che quando mi butto giù si alza un po' nuvoletta di polvere, e appoggio le mani sul tavolo e guardo questo diario, tamburello con le dita sul legno, sulla superficie. Dai papà, non ci fare questo, ti prego. Porto una mano sopra il diario e me lo avvicino e lo apro. Cominci a sfogliarlo, vari movimenti, nomi di attività, di luoghi nella quale sono stati fatti investimenti, di tipi di investimenti. Si susseguono un po' di pagine vuote e poi, infine, vedi alcune scritte. Quando le leggi, riconosci la scrittura di tuo padre. Se stai leggendo questo libro, vuol dire che sei mia figlia o mio figlio. Non so perché tu sia sparito dall'Underdark, ma mi hanno fatto sapere che avevate vinto la vostra battaglia, ma poi hanno perso le vostre tracce. Le famiglie dell'Underdark alla vostra vittoria sono uscite fuori da quella prigione e hanno cominciato a darci non pochi problemi. Abbiamo deciso di allontanarci, ma se vuoi trovarci, ricordate di quando eravate piccini e di quando correvate tra i campi. Tiro quantomeno un sospiro di sollievo, insomma, almeno ha spiegato a somme linee la situazione, ci ha lasciato, come immaginavo, un indizio che fosse comprensibile solo per noi e non per nessun altro, il che mi fa capire che la mia intuizione sul mettere al sicuro tutti quanti fosse corretta, e quantomeno sono contento di non dover dare ad Opal una delusione così grande, insomma. Possiamo rimetterci in contatto con loro. Quindi stancamente mi alzo e con il diario mi do una scrollata ai vestiti e mi dirigo verso la camera di Opal. Cosa c'è nella mia camera? È vuota, ma hanno lasciato il tuo letto. Sono in mezzo al letto. Il letto è enorme, ma non perché il letto sia effettivamente grosso, ma perché Opal è letteralmente piccolina, raggomitolata al centro preciso del letto, che si tiene le gambe abbracciate ed è nascosta dal cappello e sta singhiozzando. Busso sullo stipite della porta, ma in realtà non aspetto che tu rispondi. Entro, è solo per far notare la mia presenza. E mi siedo sul letto, accanto a te. Beh, almeno ti hanno lasciato qualcosa su cui potessi piangere. Striscio letteralmente con il sedere nella direzione di Jasper e mi butto a piangere su di te. Ti abbraccio e ti lascio che qualche secondo passi, ti accarezzo la testa e cerco di rassicurarti, e poi dalla tasca tiro fuori il quadernino, lo appoggio delicatamente sul letto. Non se ne sono andati senza preoccuparsi di noi. A quanto pare ci avevo visto giusto, insomma. Hanno avuto problemi durante la nostra assenza. Le famiglie che prima erano intrappolate nell'Underdark in qualche modo hanno iniziato a dare problemi. Nostro padre, insomma,
da come ha scritto il massaggio sembrava anche un po' preoccupato del fatto che da un giorno all'altro fossimo spariti da tutti i radar, però ha lasciato un indizio per ritrovarli, quindi possiamo quantomeno scriverli prima di andarcene. Stanno bene? Io ti guardo, gli occhi gonfi, pieni di lacrime, mi manca la mamma. Lo immagino, anche a me manca molto. Ti volevo chiedere scusa, Opal. Forse se avessi adempiuto meglio al mio ruolo quando eravamo nell'Underdark, adesso non saresti così stracolma di tutte queste... Basta, no, non sei morto letteralmente per me e per salvarci. No, non hai niente di cui scusarti, non farlo. Ma a parte che sono morto perché mi hanno rapito ed ucciso, non mi sono propriamente sacrificato per la causa, diciamo, sono più tornato per la causa. E allora sono io che mi devo scusare per aver fatto sì che ti rapissero e ti uccidessero. Ma va, la colpa ricade su tutti in egual misura. È successo a me, ma poteva succedere a te, o a Doug, o ad Archibald, perché era una situazione in cui abbiamo abbassato la guardia, ok? Ma Luca sapeva che prendendo te, sì, sarei impazzita comunque, ma prendendo te mi avrebbe fatto più male. Ok, non volevo aprire una discussione tra di noi, non volevo litigare. Non sto, no. Volevo solo farti sapere che secondo me non ho fatto abbastanza, non per la causa, ok? Non per la missione, ok? Non sono stato abbastanza Jasper, il fratello maggiore, ok? E di questo mi dispiace verso di te. Ti stringe di più. Basta, no. No, basta! Non voglio più essere stretto così! Non è necessario. Tu sei sempre Jasper, mio fratello maggiore, lo sarai sempre, è la tua croce. Ok, vabbè. Visto quello che ho passato, direi che è una croce che posso... Magari un tempo mi sarei potuto lamentare, ma adesso capisco che ci sono cose peggiori. Appunto. Quindi, io non so se abbiamo tempo di andare dai nostri, quindi... Però magari possiamo mandargli un messaggio, loro saranno preoccupati, immagino, per noi quanto noi lo siamo per loro. Quindi facciamoli sapere che stiamo bene. Nostro padre, fra le sue 1000 risorse, troverà il modo per mettersi in contatto con noi, immagino. Me lo auguro. Dovrei chiedergli scusa. Direi che posso rimandare le scuse. Sì, possiamo rimandare le scuse con la nostra famiglia e le spiegazioni, ok? Non voglio che vendano la bottega. La ricompriamo, siamo i Magister. Sì, è quello che ti volevo proporre. Sì. Quando torniamo la ricompriamo. Compriamo anche il locale accanto e ci espandiamo. Facciamo anche il bar. Quello La locanda dei Magister, bellissimo. Sì, facciamo la locanda, la pozione e poi, se Archibald ci vuole buttare qualcos'altro dentro, apriamo qualcosa anche per lui. Ok, allora andiamo. Prendi te il diario? Sì. Mi raccomando, sono le note contabili anche dentro. Ah beh, allora serve. E lo metto in borsa al sicuro. Peccato hanno portato via tutti i libri. Sì, è la cosa che mi ha fatto piangere di più. A me serviva qualcosa per capire questa cosa della magia temporale, ma vabbè. Tutti i miei libri, tutti i miei appunti. 30 anni di studi, se li sono portati via. Vabbè, li riavrai quando... Ti prendo il braccio. Andiamo. C'è Victor davanti alla porta con te, sta guardando un attimo in aria. Una cosa mi sta passando ora per la testa. Dimmi. Tu sei quello che sei. Fino a qui è ok. Se non è troppo indiscreto. Com'è là? Ti guardo tutto storto. È un bellissimo posto. No, dai. Nel senso, parlami più di te. Qua sai tutti di noi. Te sai molto, anzi, forse fin troppo di noi. E noi non sappiamo, almeno se vuoi confidarti con me, Sì, non c'è molto... Cioè sì, forse sì, c'è molto da raccontare. Effettivamente tra i miei 600 anni più o meno ci sarebbe qualcosa da poterti raccontare. Ma non è questo l'importante. Sono, come possiamo dirlo, non mi giudichi se ti dico che sono una sorta di re... No, uno, non ti giudico. In secundis, mio padre ti ricordo che era un capovillaggio. Sì, E terzo, tu hai mangiato un mio funghetto. lo so, ma noi draghi diciamo che ignoriamo quello che mangiamo più o meno. Ti volevo però chiedere una cosa. Io e te forse non abbiamo
legato troppo, ma mi sembra che forse tu sia quello che può capire di più questa cosa. Io ho una figlia, voglio che tu lo sappia. Se alla fine di questo viaggio dovesse accadermi qualcosa, ti chiederei se è possibile di prenderti cura di lei. Non è un drago? Non era quello il problema. Stai tu chiedendo a me? Sei un capovillaggio, no? Quindi saprai bene cosa significa. Però ora mi sorge un'altra domanda. Se tu mi dici così, perché lo stai dicendo? Perché non si sa mai cosa potrebbe accadere. Ti dà un pugnetto su una spalla. No, non ti direi mai di prenderti cura di lei. Ti chiedo soltanto di dirgli che gli ho voluto bene se non dovesse accadere. Peggiora sempre la mia domanda di prima, lo sai questo? Ehi, siamo avventurieri. Oggi ci siamo, domani chi lo sa. Sì, ma vorrei, e gli metto una mano sulla spalla, vorrei che tu ci sia quel domani. Non voglio perdere nessuno. Come ti ho detto, facciamo tutto quello che facciamo per chi verrà dopo di noi. Capisci che c'è tanta tristezza nelle sue parole. Capisci che c'è qualcosa oltre quello che ti sta dicendo. Non te lo sta dicendo per caso, non te lo sta dicendo per passare del tempo, ma le sue parole sembrano molto serie. Lo guardo negli occhi e è un Doug serio. Una di quelle poche volte. Sento quante è pesante questo peso nelle tue spalle. Precisamente il peso? Non ne ho idea, ma vedo in te un volto di un uomo che ne ha passate tante. Io farò di tutto per compiere ciò che mi hai detto, ma non osare perire, arrenderti o cercare di chiudere gli occhi davanti a me, perché giuro sugli dei e giuro sul mio potere che io ti riporterò in vita. Buona fortuna allora, e ti do una pacca. La devi finire con queste pacche. Eccoli qua, eccoli qua. Si vede Archibald arrivare in lontananza. Anche Opal e Jasper arrivate quasi per un fortuito caso tutti insieme contemporaneamente. Victor guarda un attimo Opal in viso, si avvicina alla tua spalla. Tutto bene? Voi dentro è successo qualcosa? Vedete? È vuota. È vuota. Abbiamo qualche informazione, ma troveremo il modo. E io chiudo la porta, do i giri di chiave, prendo il cartello vendesi e vado a strappare il cartello vendesi anche dalla bottega. E io arrivo in questo momento che ero sereno, tranquillo, rallento il passo, guardo intorno. Vedi Victor tipo che alza le braccia in aria. Cos'è successo? Non ci sono, sono andati via. Ma c'è un motivo per cui l'hanno fatto? Non era sicuro stare qua. Allora l'hanno fatto per il vostro bene. Ok. Per il nostro, per il loro, sì, non avendo informazioni di noi per 2 mesi, sono andati via. Quello che abbiamo fatto nell'Underdark ha fatto bene probabilmente all'Underdark, ma non troppo bene alla nostra famiglia. Ma non vi ha lasciato modo di poterlo ricontattare? Sì, per una volta papà ha agito bene. Beh, allora semplicemente sta difendendo chi non può difendersi. Non vedere gli atti di un padre solo dal tuo punto di vista. Guardali anche dal suo. Non è facile, Victor. Una figlia sarà sempre arrabbiata con papà. Quando... Si è strozzato l'elfo, si è strozzato l'elfo. Quando dici questa cosa, Victor sta tipo scuotendo la testa. Vedi tutta l'armatura che scricchiola. Ok, siete pronti? Ci dobbiamo spostare? Si guarda intorno, guarda lo spiazzale Boh, io non ci penso, io inizio a spostarmi. il giardino della casa Magister. Sì, no, non voglio distruggere la casa, vorremmo ricomprarla poi, quindi io prendo Jasper e ti sussurro. Ho detto qualcosa di sbagliato. Non so onestamente, però Ok. sai, Doug porta un suo padre, non lo so, insomma. Ho detto figlia, Doug non è una figlia. Ma sì, lo so, però sai, magari... Tac, è tutto a posto. Mi piace questo cielo, è molto blu oggi. Allora, scusatemi, sono diversi anni che non lo faccio. Come funzionava? Guarda Dagnil per un attimo. Devi sentire ciò che hai dentro. Io sento 1000 bestie, però tu dovresti sentire il tuo Ok, e tiri sì. fuori. Ah, Come ma devi vomitare. farlo qua? No? Sì, sì. No, io non lo No. farei qua. Non Sì. si fa notare un po' un drago in mezzo a Baldur's Gate? Lascialo trasformare in drago. Senti, anch'io non vedo l'ora di vederlo, però... È meglio che ci allontaniamo.
Ah, In mezzo a Baldur's Gate attirerebbe un po' l'attenzione e oltretutto i 2 figli dei Magister che salgono in groppa a un drago darebbe un po' nell'occhio ed è proprio quello che papà non vuole che facciamo. Però senti quanto suona bene. I 2 figli Magister che se ne vanno in groppa a un drago. Non hai tutti gli occhi, sai. Tiriamoci il loro di Jasper. Va bene, Jasper, io mi fido di te. Secondo me questa azione avrà delle conseguenze. sentite una sorta di ruggito. Gli occhi di Victor cambiano improvvisamente, diventano argentei. Sentite proprio lui tremare per qualche attimo. Poi un'enorme luce vi investe e sentite tutto tremare. No! E siete un enorme drago argenteo accanto a voi, con le ali tutte piegate su se stesse, perché vedete che lui si sta rannicchiando per non fare troppo casino. Cominciate a sentire la gente che sta gridando in lontananza. Lui mette l'ala diretta verso di voi. Su, salite in groppa prima che attiro troppo l'attenzione. Tendo una mano e nel frattempo salgo e do una mano a salire. Prendo la mano di Archibald. Salite tutti in groppa al drago. Lui fa un enorme battito d'ali, vi alzate in poco tempo, vi tenete alle sue enormi puntoni che ha sulla schiena, poi sentite una sorta di energia, quasi una sorta di magnetismo. Sta utilizzando la sua energia per tenervi attaccati alla sua groppa. Lui si alza in volo, sentite la gente che grida sotto e comincia a volare sempre più in alto. La città di Baldur's Gate diventa sempre più piccola. Il battito d'ali, lento, inesorabile, ma quasi come un ticchettio d'orologio. E il vento soffia sui vostri visi. È una sensazione finalmente di freschezza, finalmente di natura, di vita. Le enormi scaglie argentee del drago si illuminano al sole e cominciate a sorvolare l'enorme mare del Kiontar di fronte a voi. Non vedete la bocca del drago muoversi, ma con un occhio un attimo si piega verso di voi. Ve lo aspettavate così o... Non è la prima volta, anzi, possiamo dire, ci siamo già stati sopra uno, molto più movimentato. Va benissimo così, La Victor. rotta è perfetta. Comunque penso che abbiamo attirato abbastanza l'attenzione. Sentite proprio anche il corno di Baldur's Gate che comincia a suonare, pensando che ovviamente è un drago che ha attaccato la città. Penso che la prossima volta che tornerete sarà molto diverso. Il viaggio durerà un po'. Ci vorranno un paio di giorni, quindi tenetevi forte. Comincia a sorvolare il mare del Kiontar. Un'elfa dal fisico veramente definito, pochi vestiti addosso, quasi come, a vederlo meglio, forse un'armatura. E accanto a lei un uomo anziano, la barba molto lunga. Il vestito ricorda qualcosa di molto orientale, di molto curato. Una seta dorata. Sono in cima a una torre bianca come l'avorio. Guardano diretti oltre quella che si presenta una enorme città fortezza. Le mura altissime. Quindi la torre deve essere veramente ciclopica. E oltre queste mura, il mare. La figura femminile sembra quasi un po' annoiata. L'hai sentito, vero? L'altro neanche guarda la ragazza negli occhi. Sì, l'ho sentito. E ha deciso veramente di tornare, di usare la sua vera forma. Eppure lo sa che avendola usata, ora sappiamo dove si trova. L'altra ridacchia. Evidentemente vorrà fare il figlio il prodigo, chi lo sa? Vorrà tornare? Vorrà chiederci scusa? No, non è il tipo. Se sta tornando, forse ha completato la sua missione. E quindi? Ora lo perdoneremo? No, non ho detto questo. Ha deciso lui di tornare. Quindi la forca lo sta aspettando.